Ciao ragazzi, bentornati a Ombre Sonore. Oggi parliamo di alcune donne che hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del post-punk. Artiste che non si sono limitate a seguire la scena, ma l'hanno trasformata, portandola verso territori più oscuri, sperimentali e personali. Ho scelto 5 figure che con il loro stile e il loro approccio hanno contribuito in modo decisivo a definire il suono e l'estetica del post-punk e del gothic. 5 voci che vale la pena davvero conoscere per capire le radici della musica dark contemporanea. Partiamo subito col primo nome, Siouxsie. Lei è semplicemente la regina del post-punk e del gothic rock. I Siouxsie and the Banshees si sono formati a Londra nel 1976 e sono stati tra i primi a uscire dal punk per creare qualcosa di più complesso e teatrale. Gli album fondamentali secondo me sono tantissimi. The Scream del 1978, il loro album d'esordio, Juju del 1981, gothic rock allo stato puro, e infine A Kiss in the Dream House del 1982, che mostra la loro evoluzione più psichedelica. Ma in generale tutta la loro discografia è valevole. Siouxsie rappresenta l'archetipo stesso della Dark Queen. La sua voce è unica, potente, teatrale, capace di passare dal sussurro minaccioso all'urlo primordiale. Il suo look ha definito l'estetica gothic, trucco pesante, capelli impossibili, l'attitudine regale e inquietante. Ha praticamente influenzato tutto quello che è venuto dopo, dal gothic rock alla dark wave, dall'industrial al post-punk revival. Passiamo al secondo nome, che non è propriamente post-punk, ma secondo me merita di essere in questa lista. E stiamo parlando di Nico, la madrina oscura di tutto. Lei è tedesca, ha avuto una vita incredibile, modella, musa di Warhol, cantante dei Velvet Underground. Ma è la sua carriera solista, iniziata alla fine degli anni 60, che l'ha trasformata in leggenda del proto-gothic. Gli album che io preferisco sono The Marble Index del 1968 e Desert Shore del 1970. Dischi che hanno inventato un nuovo suono, oscuro, avant-garde, anni prima che esistesse il gothic rock. Meritevole è anche The Hand del 1974, che include una versione bellissima del classico The Hand dei Doors. Negli anni 80 ha continuato con album più punk e sperimentali, come ad esempio Drama of Exile. Nico secondo me rappresenta l'origine di tutto il suono gotico. Ha portato il decadentismo europeo dentro il rock, creando musica che sembrava venire da un altro pianeta. L'ho messa perché senza Nico non esisterebbe il gothic rock come lo conosciamo. Ha influenzato direttamente band come Bauhaus, Siouxsie stessa e i Joy Division. La sua estetica è diventata il modello del gothic europeo. È morta nel 1988 a Ibiza, ma la sua eredità è eterna. Chiunque canti con voce profonda su atmosfere oscure sta seguendo la strada che Nico ha aperto. Il terzo nome è Ari Up, cantante e fondatrice delle Slits, band femminile che ha letteralmente reinventato cosa poteva essere il post-punk. Si sono formate a Londra nel 1976, hanno preso il punk e l'hanno decostruito completamente, aggiungendo dub, reg, funk, sperimentazione totale. L'album secondo me fondamentale è Cat, del 1979, prodotto da Dennis Bavel, un disco che oggi suona alieno, fuori dal tempo. La copertina, con le ragazze coperte di fango, è iconica quanto la musica. Dopo lo scioglimento, Ari ha continuato una carriera solistica eclettica, collaborando con artisti di tutto il mondo. Ari Up rappresenta il lato più selvaggio e anticonvenzionale del post-punk. La sua voce è completamente unica. Urla, cinguetta, sussurra, recita, creando melodie impossibili che non seguono mai nessuna regola. Le Slits hanno dimostrato che le donne potevano essere aggressive, sperimentali, completamente fuori controllo, in un modo totalmente diverso dai maschi del punk. L'ho messa perché Ari Up ha rotto ogni schema. Le Slits hanno influenzato tutto il Riot Girl, il post-punk femminile, la no wave. Hanno dimostrato che si poteva essere femministe e aggressive senza seguire modelli maschili. Ari è stata una nomade globale,
ha vissuto in Giamaica, ha esplorato culture diverse, ha mantenuto uno spirito punk assoluto fino alla sua morte prematura nel 2010. Era punk nel senso più vero, libera, incontrollabile e visionaria. Il quarto nome rappresenta secondo me il lato più oscuro e violento del post-punk, e stiamo parlando di Lydia Lunch, regina della no wave newyorkese. Ha fondato i Teenage Jesus and the Jerks nel 1977, band che ha portato il post-punk verso territori di pura aggressività e dissonanza. Con i Teenage Jesus ha pubblicato una manciata di singoli e l'EP Teenage Jesus and the Jerks del 1979. Ha avuto poi una carriera solista vastissima, collaborando con artisti come Nick Cave e Sonic Youth. Lydia Lunch rappresenta il nichilismo puro fatto musica. La sua voce è un'arma, urla, sputa veleno, racconta storie di abuso, violenza e ossessione. La sua chitarra, nei Teenage Jesus, era pura dissonanza. Ha portato il post-punk verso il rumore, l'industrial, il transgressive. L'ho messa perché ha dimostrato che il post-punk poteva essere disturbante e politico in modo viscerale. La no wave newyorkese che lei ha contribuito a creare ha influenzato tutto, dai Sonic Youth agli Swans, dal noise rock all'industrial. È ancora attiva oggi, continua a fare spoken word provocatorio e musica sperimentale. È una delle figure più radicali e intransigenti della controcultura musicale. Il quinto nome è Jitae Demon, la voce del death rock americano. Lei è stata la voce femminile dei Christian Death nella metà degli anni '80 e ha portato teatralità e potenza vocale a una delle band più importanti del gothic rock statunitense. Con i Christian Death ha partecipato ad alcuni degli album fondamentali di metà degli anni '80, dischi che hanno definito il suono death rock, più crudo e horror rispetto al gothic inglese. Dopo l'uscita dalla band ha avuto una carriera solista e collaborazioni costanti nella scena gothic. Jitae Demon rappresenta il lato più teatrale e drammatico del gothic americano. La sua voce è operistica, potente, capace di passare dal registro angelico a quello demoniaco. I Christian Death con lei hanno creato un gothic più sporco, più punk, più horror rispetto agli inglesi. L'ho messa come ultimo nome perché rappresenta la scena americana del gothic, spesso sottovalutata rispetto a quella inglese, ma altrettanto fondamentale. I Christian Death sono leggenda assoluta e lei è stata la voce di alcuni dei loro album migliori. Ha dimostrato che si poteva essere gothic in California, creare un suono diverso ma altrettanto potente. È ancora attiva nella scena, continua a suonare e a portare avanti l'eredità del death rock. Siamo arrivati alla fine del video. Questi 5 nomi rappresentano solo una parte delle donne che hanno costruito il post-punk e il gothic. Ho dovuto lasciare fuori artiste importantissime, ad esempio Poly Styrene degli X-Ray Specs, Patricia Morrison e anche Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins. A questo punto chiedo a voi, quali sono le vostre artiste femminili preferite del post-punk? Fatemelo sapere nei commenti.